In questa nona lezione, parlando delle competenze, affronteremo uno dei temi cardine della vendita, della comunicazione, dei rapporti interpersonali. E questo è il rapport. Rapport è un termine coniato da probabilmente Bandler e la scuola di Palo Alto con la programmazione neurolinguistica a seguire, che indica quel instaurarsi di fiducia e di somiglianza tra i due interlocutori che stanno avendo una comunicazione mentre appunto comunicano. Questo è un aspetto fondamentale perché è alla base appunto della fiducia che si instaura tra le due persone e come capisci bene all'interno del momento di vendita è un qualche cosa di assolutamente fondante. Affrontiamo questo tema dopo una serie di competenze analizzate, no? Perché abbiamo prima classificato il cliente per capire chi abbiamo davanti, poi abbiamo capito l'importanza di ascoltarlo in maniera profonda per collegare un pochettino chi lui è con i suoi bisogni, no? In modo da poter corrispondere a questi bisogni attraverso la nostra proposta, attraverso quello che abbiamo da offrire. Abbiamo parlato poi di tante altre cose, no? La comunicativa, la flessibilità nell'ultima lezione. E il rapport si congiunge a tutto questo collegandosi appunto alla classificazione, all'ascolto, ovvero alla parte più pratica di questo percorso che stiamo facendo, ovvero il tentativo che voglio fare è appunto quello di individuare due sfere, quella delle competenze propriamente dette, come appunto la comunicativa e le componenti della comunicativa, la capacità di essere appunto flessibile, che insieme alla classificazione, l'empatia e il rapport costituiscono sempre delle competenze importanti nella vendita, ma diventano delle cose un pochettino più pratiche. Ho preparato anche per la lezione di oggi un paio di slide perché ci sono diverse cose articolate che mi fa piacere affrontare insieme e quindi andrei direttamente a quelle proprio per capire un pochettino che cos'è e come si stabilisce questo rapport, questa fiducia, questa affinità. Vedi che trovi già qui nella parte alta la sintetica restituzione di Wikipedia di cosa si intende per rapport all'interno della comunicazione e entrando dentro andiamo a vedere nello specifico come riuscire a costruire questa no, sintonia, questa fiducia reciproca, questa affinità. Beh, prima di tutto non possiamo non considerare che ogni relazione, ogni interrelazione che sia di vendita o meno, parte appunto da un aggancio, cioè la capacità di connetterci con il cliente. E questo parte di sicuro con l'ascolto, come abbiamo visto anche nelle lezioni precedenti. Perché questo ascolto veramente ci connette in una maniera profonda perché consente al nostro interlocutore di riconoscerci una capacità di comprenderlo, di comprendere lui chi è veramente, di comprendere quali sono i suoi bisogni e capisci che tutto questo ci connette in una maniera piuttosto profonda no? con il nostro interlocutore. Quindi, una volta instaurata questa connessione, impostata questa relazione nella maniera opportuna, abbiamo visto nell'ambito della comunicativa che la comunicazione stessa, la relazione stessa con l'interlocutore è fatto di alcune parti, no? La comunicazione verbale, paraverbale e non verbale, e quindi questa connessione, questa fiducia reciproca, questa affinità che definisce anche il rapport, come abbiamo detto più volte, si fonda su un aspetto abbastanza caratteristico e importante, cioè quello di riuscire a identificare una struttura della comunicazione, cioè essere affini, avere affinità col nostro interlocutore mentre presentiamo quello che stiamo presentando o ascoltiamo anche semplicemente l'interlocutore, non significa tanto ascoltare i contenuti no, a cui evidentemente presteremo attenzione, ma significa riconoscere la forma in cui il nostro interlocutore comunica, la velocità con cui parla, il tono del suo esprimersi, no? Perché definisce un pochettino la personalità del nostro interlocutore e
quando ci interfacciamo con interlocutori che sono abbastanza diversi di noi, riuscire a costruire una sintonia su questi piani più interni, più strutturali della comunicazione, significa proprio riuscire a farci percepire come un pochino più simili, no? E questo ovviamente faciliterà il nostro interlocutore nell'esporci i suoi bisogni, nel comprendere che lo stiamo realmente ascoltando e comprendendo e via via di seguito anche evidentemente presentare la nostra offerta. Da ultimo, una volta che lui avrà compreso quanto realmente lo stiamo ascoltando e comprendendo, quando verrà il nostro turno di parlare, no? E di spiegare più nello specifico come il nostro prodotto soddisfa le sue esigenze che abbiamo ascoltato, beh, poiché noi abbiamo avuto la buona volontà di ascoltarlo realmente quando stava a lui parlare, no? Molto probabile che lui ci riconoscerà la stessa cortesia ascoltandoci lui a sua volta, ricambiando quella voglia di comprendere realmente quello che stiamo dicendo. E capisci facilmente che presentare un prodotto, le sue caratteristiche, o meglio ancora i suoi benefici, come poi vedremo più avanti, a un interlocutore che ha davvero voglia di capire quello che stiamo dicendo e nel processo di vendita aiuta un bel po'. Andando alla slide successiva, ti voglio portare tre esempi diversi che secondo me possono essere interessanti per capire quanto anche con uno stesso interlocutore ogni momento, ogni visita, ogni cosa di cui stiamo parlando è diversa da un'altra. Ok? E questa diversità di temi che affrontiamo in quella determinata circostanza richiedono un modo diverso di porsi e richiedono una nostra attenzione particolare ad alcuni aspetti che adesso andiamo ad evidenziare. Il primo esempio riguarda un reclamo. No? Molto spesso nel nostro lavoro di vendita ci capita di avere a che fare con un cliente arrabbiato per un qualche cosa che non dipende da noi, magari dalla nostra azienda o magari da qualche altro fattore ancora più esterno. Beh, non possiamo non iniziare a maggior ragione in questo caso con un buon ascolto, no? In determinati casi sarà necessario anche lasciarlo sfogare mentre pensiamo un pochettino alla soluzione e tutto questo lo approfondiremo in una specifica parte del percorso Performance Empowerment che è la gestione delle obiezioni. Comunque capisci che la gestione del reclamo è un momento ben caratteristico che si connota di alcune cose e sarà un qualcosa di diverso dalla problematica il cliente non vuole comprare, ok? Perché? Perché siamo su piani realmente diversi, quindi di fronte a una problematica di questo tipo è chiaro che l'approccio è molto diverso. Sicuramente ascolteremo, no? E comprenderemo, cercheremo di capire perché non vuole comprare. Però in questa fase può essere molto importante riuscire a ricollegare, aiutare il cliente a creare un collegamento che non siamo riusciti a fargli fare prima tra i suoi bisogni e le soluzioni che la nostra offerta sta portando. No? Anche qui entreremo assai più nel dettaglio con un modello che viene utilizzato, quello dei caratteristiche, vantaggi, benefici che affronteremo più avanti nel percorso Performance Empowerment, in cui appunto analizzeremo, ripeto, più in profondità questo aspetto che non è banale. Però ecco, una prima differenza che mi fa piacere tracciare tra una problematica come quella di un cliente che non vuole comprare rispetto a un cliente che ci sta portando un reclamo, capisci che sono strutturalmente situazioni diverse che vanno affrontate in maniera diversa. Quindi un'altra cosa interessante è che è importante analizzare ed è un esempio, no? Che può riguardare tante interazioni con tanti dei nostri clienti, no? Ti sarà capitato di avere a che fare con clienti con cui senti proprio che non c'è quella sintonia, no? È chiaro che quando manca quella sintonia non è un problema
di che cosa stiamo vendendo o magari non c'è un problema specifico come quando il cliente è arrabbiato e ci sta portando un reclamo. C'è al contrario un qualche cosa più sottile e più interno, no? Per cui non è riuscita a scattare quella sintonia fra di noi. Allora, dobbiamo interrogarci in questo caso su che cosa possiamo fare meglio delle varie fasi, non solo l'ascolto, ma come vedremo più avanti nel percorso, nelle differenti fasi che compongono la vendita, e dobbiamo avere la capacità di riconoscere in quale fase si è inceppato qualcosa, no? Per riuscire un pochettino a riparare. Ripeto, anche su questo punto andremo un pochettino più in dettaglio con l'appropriata lezione. Quello che mi fa piacere però ecco, farti notare è che scendendo in questa scaletta di questi tre esempi che abbiamo tracciato, vedi come la nostra responsabilità aumenta, no? Cioè nella gestione di un reclamo, voglio dire, c'è un qualcosa che magari non abbiamo causato noi, su cui però siamo chiamati a dare il nostro contributo. Quando il cliente non vuole comprare, beh, qui entriamo proprio nel vivo della vendita e quindi siamo chiamati più in prima persona a essere responsabili di cosa adattare, cosa cambiare un po' nel nostro modo di esporre per riuscire, per fare in modo che il cliente connetta meglio i suoi bisogni alle soluzioni che il nostro prodotto o servizio sta portando. Un altro aspetto molto molto interessante è che in questa scaletta di questi tre esempi tutta quella che è la componente razionale, no? Diminuisce perché in una gestione del reclamo, no? Ci saranno una problematica, ci saranno delle possibili soluzioni, ci saranno delle precise responsabilità, ci saranno delle priorità, no? Che dobbiamo mettere in prima battuta, in prima istanza, dobbiamo aiutare il cliente a risolvere, e ci saranno delle cose di secondaria importanza che verranno dopo, insomma, no? Quindi capisci che in tutto questo c'è un approccio piuttosto razionale. Viceversa, quando il cliente non vuole comprare, voglio dire, sì, può essere un problema razionale se stiamo offrendo un prodotto o servizio che non matcha, no? Non incontra i bisogni veri del nostro cliente. Però molte volte succede invece che le soluzioni del nostro prodotto o servizio sarebbero perfette per quello che abbiamo capito essere i bisogni del cliente. Però il problema è che se l'abbiamo capito noi non basta, è necessario che lui riconosca questa connessione tra i suoi benefici e le soluzioni del nostro prodotto o servizio. Quindi vedi che la natura del problema si sposta dal razionale un pochettino più alla sfera emotiva. Quando non gli siamo simpatici e quindi c'è un qualcosa che proprio non è scattato, no, la sfera emozionale rispetto a quella razionale diventa ancora più preponderante e agisce la sfera emozionale come un moltiplicatore delle complessità, no? Perché se non è scattato quel qualcosa e noi continuiamo a insistere sui vantaggi, sulle soluzioni che il nostro servizio offre, che il nostro prodotto offre e che si connettono bene con i bisogni che abbiamo capito il cliente ha, ma se facciamo tutto questo, insistiamo su tutto questo senza aver capito che non è scattato qualcosa fra di noi a monte, no? Su un piano emotivo e non razionale, e sarà difficilissimo convincere il cliente di quello che stiamo portando, che sia qualsiasi tipo di prodotto o di servizio. Venendo un pochettino a riassumere i contenuti di questa nona sessione, mi piacerebbe sintetizzare così. Primo, abbiamo parlato di similes cum similibus, cioè è impossibile costruire quella sintonia, quella fiducia reciproca, se prima non siamo riusciti a stabilire una connessione che sta anche nel modo in cui comunichiamo. Secondo, è
difficilissimo farsi ascoltare, farsi prestare davvero attenzione dal nostro interlocutore se prima non abbiamo mostrato interesse, comprensione e un ascolto profondo, empatico e di rimando, no, a quelli che sono il modo di comunicare del cliente, i suoi contenuti, i suoi bisogni, no, che servono poi, come abbiamo visto, per formulare un pochettino anche la nostra proposta. Da ultimo, possiamo parlare di classificazione, ascolto, flessibilità, rapport, comunicativa, ma non arriviamo mai fino in fondo al tema se non comprendiamo che ogni interlocutore e addirittura ogni circostanza in cui ci troviamo con quell'interlocutore può essere una circostanza diversa, no? Abbiamo visto i 3 esempi del reclamo, del tentativo di vendita, di una mancata sintonia tra noi e l'interlocutore. Quindi la proposta che ti faccio è proprio quella di capire come ogni interlocutore, ogni volta che lo incontriamo, presenta delle precise istanze, la nostra relazione, la nostra interazione si caratterizza di determinate circostanze che sono diverse di volta in volta, che dipendono un pochettino da quello che è il tema della giornata, da quello che è il problema che stiamo risolvendo quel giorno, da quello che è il nostro tentativo di vendita in quello specifico giorno, da quello che è lo specifico tema che stiamo affrontando. Questi temi differenti vanno riconosciuti e affrontati nella maniera corretta, come abbiamo visto anche attraverso il supporto delle slide, proprio per corrispondere al nostro interlocutore quello che lui si aspetta da noi. Questo è quanto, spero che anche questa nona lezione ti abbia aggiunto qualche elemento pratico oltre che teorico, e ti rimando a poi l'esercitazione di fine sessione per mettere ancora più in pratica e testare quello che è il tuo apprendimento in questa sessione. Buon lavoro!